Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie e Miniature, io sono Joe e oggi ragazzi mettetevi comodi perché è un video abbastanza impegnativo, più che impegnativo direi interessante perché ci accompagna a tutti, soprattutto a coloro che magari stanno appena cominciando, ma è un video adatto anche per chi magari è già dentro ma non ha le idee ben chiare. Oggi, come vi avevo promesso nel scorso video, voglio andare ad affrontare questo argomento interessante e importante, cioè, se ne parla poco, come cominciare con il modellismo ferroviario in base ovviamente alle proprie capacità. Nello scorso video, vi ricordate, abbiamo parlato di quanto spendo, eccetera, eccetera. Vi ho dato una sorta di anteprima. Ecco, in questo video andiamo invece a, lavorare nel dettaglio. Come potete vedere mi sono preparato alcune cosine per farvi capire meglio un po' la situazione qual è. Ok, il mondo del modellismo ferroviario, e quando dico modellismo ferroviario intendo dire non il mondo del giocattolo, ok? Anche se questo comunque rimane sempre un giocattolo per adulti. È un mondo particolare, ok? Ne abbiamo parlato anche nello scorso video, se non l'avete visto andatelo a vedere, vi ho dato un'anticipazione. E ho cercato in quel video di farvi capire che comunque, seppur un hobby abbastanza costoso, e addirittura per certi aspetti potrebbe essere super, iper costoso, in questo caso vi voglio rassicurare che questo hobby è aperto a tutti, tutti, nessuno escluso, ok? Quindi, cosa voglio spiegarvi in questo video? Intanto mi sono preparato questi star set, alcuni modellini, perché voglio farvi capire alcuni dettagli importanti. Allora, in questo video andiamo a lavorare sul discorso di come cominciare e vi do anche, un'introduzione alle scale, ok? Anche se non ne parlerò dettagliatamente perché il video è concentrato più su farvi iniziare, ok? Però parleremo anche di quello, perché? Perché grazie anche alla conoscenza delle scale vi permette poi di fare delle scelte, ok? Allora, facciamo finta che state per cominciare o comunque avete già cominciato ma insomma siete ancora sempre con la situazione di problematiche che sono la parte economica, 2 gli spazi e 3 ovviamente la frequenza che potete dare a questo hobby. Allora, parliamo di questi 3 concetti che sono quelli fondamentali. La parte economica, ve l'ho già detto, il modellismo ferroviario è un hobby che costa, ok? Costa, ma è accessibile comunque a tutti e capirete anche il perché tra pochino, perché vi farò capire che ci sono modelli e modelli che si distanziano tra loro di cifre veramente abissali, ok? Quindi modellini tipo questo, che è per esempio elettrica, una E424 delle Ferrovie Italiane ed è una replica della Lima, ok? Questa è un Lima proprio di quelli giocattolosi, oserei dire, di vecchio stampo. Ecco, questa per esempio è una locomotiva che voi trovate adesso sull'usato anche a 30 euro, 40 euro e comunque funziona, nel senso che se fate un plastico analogico o comunque volete digitalizzarla, tutto è possibile. E questa è una cifra, accessibilissima a chiunque. Esiste giustamente, come dicevo, anche il mondo dell'usato, no? Tipo abbiamo l'opportunità di andare su eBay o su tanti altri mercati social, eccetera, eccetera, che vi consentono di accedere a degli oggetti del genere con cifre veramente bassissime, da 30, 40, 50 euro. Ok, c'è stato un periodo storico dove il business del modellismo, specialmente nei mercatini, io andavo a vedere dell'usato, c'era qualcuno che approfittava dell'ignoranza altrui, spacciando materiale Lima per materiale da collezione o storico, eccetera. Niente di vero, perché è tutta plastica, tutta immondizia, specialmente quando era messa in condizioni penose come in quei casi che io ho potuto assistere. Il modellismo ferroviario ha sicuramente un grande mercato legato a quello della collezione, ma è un mercato legato a dei marchi importanti che possono essere Märklin, Fleischmann, Rocco, Brava o comunque anche marchi italiani storici. Okay? Ora, il concetto qual è?
a parte la scelta che potete avere basata sull'usato, ma se vogliamo stare comunque su materiali nuovi, vi ricordo che ci sono marchi importantissimi come la Pico, per esempio, che questa, la Pico è una marca eccezionale. Questo è uno star set. Questo star set me l'avete regalato voi, vi ricordate, no? È ancora qui, bello imballato, e i treni sono dentro, così come sono arrivati, perché questo poi ci servirà per costruire più avanti quello che vi ho promesso. E questo è una star set digitale, quindi ha già, diciamo, una qualità abbastanza interessante, che con poco più di 300 euro riuscite a portarvela a casa e dentro avete 2 treni, tutta la centralina, il circuito, eccetera, eccetera. Quindi non sono cifre esageratamente alte, perché vedo che magari per l'iPhone c'è gente che fa i finanziamenti per una roba che non serve a nulla, cioè questo. Nel senso, io non ho l'iPhone, ma per scelta ho un semplice telefono da 100 euro, ma perché io con questo ci devo fare solo quello che ci devo fare, non ho bisogno di esibirmi da nessuna parte. Mentre per quanto riguarda, diciamo, marchi che cominciano a salire di livello, anche se, ripeto, Pico, quella serie lì, rispetto a questa, non ha nulla da invidiare, non c'è nessuna differenza dal punto di vista della meccanica e della qualità. Perché? Perché gli star set in generale, di base, sono appunto chiamati star set perché vi consentono di cominciare a fare un inizio per giocare. Quindi è il classico pacchetto che voi aprite, in 5 minuti installate il vostro circuito sul tavolo di casa o per terra e fate girare i treni e cominciate a capire come funziona questo mondo. E ovviamente dentro gli star set non troverete mai locomotive di una certa qualità, è normale, ok? Trovate sempre degli standard molto apprezzabili, molto particolarmente dettagliati, non posso dire nulla assolutamente, e comunque di buona qualità, di buona fattezza. È ovvio però farvi sapere, farvi conoscere, per chi magari non è mai entrato in questo mondo, farvi sapere che esistono, appunto, come dicevo prima, treni di collezione, treni da collezione, che hanno dei prezzi anche, magari per chi non ha grandi disponibilità, sono prezzi veramente inaccessibili. Stiamo parlando anche di 2, 3, 4, 5, 6 mila euro per un modello, ok? Ma ci sono ovviamente delle particolarità, ci sono tanti dettagli che riportano a un discorso di collezionismo, ok? Di edizioni limitate con pezzi introvabili o comunque numerati. Quindi questo è un altro concetto del modellismo ferroviario, ok? Ma quello che è il discorso nostro, cioè quello dove voglio portarvi a capire in questo video, è il discorso per chi sta cominciando, ma per un mondo abbastanza commerciale, cioè quello un po' alla portata di tutti, dove in qualche modo nell'arco degli anni riusciamo a costruirci il nostro plastico con i nostri treni con dei prezzi comunque accessibili, e gli star set sono sicuramente un buon inizio, ok? Ma potete poi comunque optare anche per acquisti singoli, nessuno vi obbliga a comprare lo star set, potete comprare inizialmente, partite con un trasformatore anche analogico che costa ormai 30-40 euro, li trovate anche usati, potete trovare dei binari della Pico, che è quella che vi ho fatto vedere prima, che sono i binari più economici ma di grande qualità sul mercato. Potete poi acquistare successivamente carrozze, carri, locomotive di vario genere e tutto quello che poi concerne l'allestimento del vostro plastico, step by step, passo dopo passo. E io sono qua in questo canale con voi per aiutarvi in questo cammino, anche perché ho scelto di creare in questo canale una rubrica dedicata proprio a questo. Costruiamo il plastico insieme, lo stiamo già facendo, stiamo facendo il plastico di Daniel che è quasi in fase di arrivo, ma poi partirò con una serie dedicata proprio a chi sta per cominciare, dove non vi porterò a fare step by step quello che faccio io, ma vi lascerò libero arbitrio, ma vi metterò in condizione di fare delle scelte e dei passi in base alle vostre possibilità, addirittura partendo con delle cifre simboliche di 50 euro al mese. Scusate, 50 euro al mese, e quindi con 50 euro al mese nell'arco degli anni riuscirete a costruirvi il vostro plastico, ve lo garantisco al 100%. Però voglio farvi capire in questo video anche la scelta delle scale, perché la scala, per chi non lo sapesse,
è importante, perché c'è chi crede che magari comprando dei treni più piccoli, tipo questo, guardate, siamo a livelli di uovo Kinder, ok? Questa è la scala Z, una locomotiva così costa 200 euro, ok? Quindi non fatevi prendere dal panico, ma è così, perché il mondo del modellismo più è micro e più ovviamente ha un prezzo elevato, perché ovviamente stiamo parlando di particolari componenti elettronici o comunque anche micro elaborazioni dettagliate, come in questo caso che è un Märklin, che hanno un suo costo, ok? Questa è la scala Z, al momento in Europa è tra le scale più piccole, ok? Ci sono anche delle scale ancora più piccole di queste, ma non sono diciamo equiparate al mondo del modellismo ed alla sua reperibilità facile a livello commerciale. La Z invece in qualche modo riuscite a trovare parecchio materiale, soprattutto con Märklin, che è la marca per quanto riguarda il mondo europeo più conosciuta per questa scala. La Märklin fa veramente tanto materiale, fa la scala Z, fa l'H0, che è questa, ok? No, questa non è Märklin, ma la scala è questa, e poi la Märklin fa anche la scala 1, ok? Quindi stiamo parlando di treni ancora più grandi, particolari, soprattutto da collezione, e poi c'è la LGB, che è comunque un derivato di Märklin, che fa la scala G, che è quella da giardino, che ne parleremo più avanti sicuramente. Fleischmann e Rocco, vedete, sono praticamente parenti tra loro, perché una volta la Fleischmann, che è questa, faceva sia scala H0 che scala N, una scala H0 oserei dire di grande qualità. Ecco, per chi si fosse diciamo connesso col mio canale solo oggi, non lo sa, non mi conosce, io ho avuto per 7 anni un negozio di modellismo ferroviario a Milano e quindi so di quello che sto parlando, quello che sto dicendo. La Fleischmann oggi invece si è suddivisa il carico, nel senso che Fleischmann ha deciso di specializzarsi solo sulla scala N, mentre la Rocco, che esattamente ormai sono diventati fusi tra loro, si occupa esclusivamente della scala H0, quindi stiamo parlando più o meno della stessa famiglia. Rocco e Fleischmann offrono ovviamente un parco macchine molto vasto, oserei dire tra i più vasti nel livello commerciale, e offrono veramente tantissimi modelli, tra cui anche modelli FS per gli amanti delle ferrovie italiane. Però posso dirvi che fanno veramente tantissima roba, oltre ai binari si occupano anche di componentistica, quindi tutto quello che concerne la parte digitale o analogica per la creazione di impianti ferroviari sui tracciati, quindi automatismi, meccanismi, eccetera eccetera. Quindi con questi due marchi voi avrete praticamente, se fate questa scelta, sicuramente una garanzia nel tempo, oltre alla qualità, oltre all'assistenza, avete sicuramente garanzia di trovare sempre materiale di vario genere e sempre in crescita, quindi è sempre all'avanguardia. Anche la Pico è una grande marca, offre la scala H0 dal punto di vista dei rotabili e offre anche la scala G come la Märklin. La scala G della Pico si chiama appunto Pico, rimane questo il nome, ed è scala G uguale a quella della Märklin, nulla da invidiare, molti modelli disponibili, hanno una bellissima elettronica, quindi dal punto di vista digitale la Pico offre veramente tanto. Allora, il discorso è che la Pico per esempio vi offre anche materiale di allestimento scenografico, quindi edifici eccetera, ma di questo però ne andremo a parlare in altri video dettagliati, come vi ho promesso. Andremo a lavorare dettaglio per dettaglio sulle varie marche in modo da capire bene che scelte fare. Quindi il concetto è che al di là del discorso della parte economica, quello che vedete attorno a me in questo momento è comunque un mercato accessibile a tutti. Quindi questo Star Set ve lo potete permettere tutti, questo idem, perché sono prezzi che oscillano dai 150 se partiamo dall'analogico fino ad arrivare a 300-400 euro di Star Set digitale. Oltretutto ci sono degli Star Set della Pico anche da 70-80 euro, ok? Quindi ci sono sempre delle opportunità, oltre al fatto che a volte ci sono anche le occasioni, i periodi festivi eccetera eccetera. Quindi le opportunità per cominciare con lo Star Set ne avete. Attenzione, lo Star Set, come dicevo prima, vi consente di cominciare ad approcciare al mondo delle ferrovie.
Cosa voglio dire con approcciare? Voglio dire che prima di cominciare ad andarvi a comprare il mondo, come hanno fatto in tanti quando venivano nel negozio, e poi mollare tutto perché alla fine vi rendete conto che non avete lo spazio, avete sbagliato la scala, non vi piaceva l'ambientazione, avete sbagliato il marchio, insomma tante cose non quadravano, rischiate poi di buttare un sacco di soldi e un sacco di tempo, e questo non è bello. Il consiglio che vi posso dare, lo Star Set è un modo per approcciare per chi effettivamente inizia proprio da zero, cioè che non ha mai toccato un trenino in vita sua. Dico trenino, molti di voi sotto i commenti si scaglieranno contro quando dico questa parola, perché magari dicono no, questo è modellismo ferroviario. Ho capito, sono trenini. Comunque il discorso è: lo Star Set vi consente di toccare con mano e cominciare a maneggiare per esempio i binari, perché chi di voi magari non lo sa, ma per esempio Märklin offre dei binari che sono per esempio la serie C, che è la serie più facile, più venduta, che è una serie che è già predisposta di massicciata, e per innestarlo è praticamente pensato proprio per i bambini, ok? Proprio facile, tac, l'innesto molto semplice, e per disinnestarlo semplicemente basta fare leva, si stacca, un po' come Lego, ok? La Märklin offre anche ovviamente dei binari normalissimi in serie K, dove potete poi eventualmente mettere dopo la massicciata, e che sono uguali agli altri, a parte il discorso della funzionalità, quindi corrente alternata, corrente continua, che parleremo ovviamente in un altro video, mentre tutte le altre serie come questa della Roku, Pico eccetera offrono tante opportunità. Per esempio la Flashman ha due tipologie di binari diciamo come disponibilità di mercato. Ha la serie binario N piccolo, che è appunto una serie di binari sempre in scala N come del resto l'altra, quella tradizionale, ma è diversificata dal fatto che è già predisposta di massicciata. La Roku idem, cioè i binari normalissimi come quelli della Pico, anche se comunque entrambe, sia Roku che Pico, hanno creato una linea con la massicciata incorporata. Per farvi capire le differenze, ecco qua, questa è una differenza, ok? Quindi questo è un binario che può essere sia Pico, Roku, eccetera eccetera, e tutte le altre marche che possono essere anche marche magari importantissime come la Tillig, che secondo il mio punto di vista è la marca che offre la miglior qualità di binari al mondo, ma poi ce ne sono tante altre, la Peco, anche se gli inglesi la chiamano Pico, e poi ci sono tante altre case distributrici di questo materiale, mentre questa è la classica, il classico binario con la massicciata incorporata, che è molto simile, tipo questo qui è il Geoline della Roku, che è uguale quasi a quello Märklin, più o meno simile, più o meno dico, ok? Ecco, queste sono le differenze che per chi sta cominciando magari potrebbero un attimino lasciarvi perplessi, ma questi binari si innestano in questo modo con dei giunti metallici tra loro, vengono innestati, inseriti uno da loro, il gioco è fatto, e si staccano così, ok? Mentre questi qui hanno un meccanismo sotto di plastica che vi consente di avere molta più facilità di innesto, si innestano così, e per staccarli fate la stessa cosa, ok? Mentre per esempio nel discorso Märklin, che io in questo momento non ho a disposizione binari da farvi vedere, il discorso è più o meno simile, solo che si flette per staccarli, quindi si fa questo gioco qua, quindi molto più pensato soprattutto anche per i bambini, ok? La Märklin ha pensato molto al mondo dei bambini e secondo me ci sta. Anche la Pico ha cominciato con una serie nuova dedicata proprio ai bambini, eccetera eccetera. Ora il concetto qual è? È che vi stavo raccontando questa cosa proprio per farvi capire che questo mondo offre veramente tantissime cose. Esistono ovviamente anche i binari in altre scale. Questa che vedete qui è la scala H0, scala 1,87, che è una delle scale ovviamente a livello commerciale più potente che possa esistere, quindi trovate veramente tantissimo. E posso anche dirvi e aggiungervi che questa è la scala che vi consente il maggior realismo dal punto di vista del dettaglio, della realizzazione dei plastici, eccetera. Poi per esempio questo qui, che è uno Star Set della scala N, ve lo voglio far vedere perché dentro ovviamente ci sono i rotabili e i binari in scala N, così approfitto a farvi vedere. Questo è quello che vi dicevo prima, ok? Guardate la differenza tra questo e questo, ok? Ci sta dentro. Questa è la scala N, e questi sono i suoi rotabili, vedete la differenza di come sono piccoli rispetto magari all'H0, che veramente c'è una bella differenza, e questa è la Z, ok?
quindi abbiamo comunque uno scartamento che continua a cambiare. Andremo poi sicuramente prossimamente a fare un video dove vi parlerò, ma non so se l'avevo già fatto, poi controllo, magari chi di voi mi segue lo sa meglio di me, se avevo già fatto questo video, nel caso ve lo rifaccio, dove vi parlo appunto delle scale, come sceglierle e soprattutto il dettaglio di ogni scala e per quale motivo è stata pensata in quel modo, il materiale reperibile per quella scala, ma il concetto comunque dal punto di vista del prezzo, ve lo dico subito, non cambia notevolmente. Quindi la scelta che dovete fare è sicuramente inizialmente pensata per il primo caso, cioè quello del lato economico, ma sappiate che, come vi ho detto prima, anche con 50 euro al mese voi potete cominciare in questo fantastico hobby senza nessun problema. Quindi, se qualcuno di voi stesse pensando di cominciare a farlo comprandosi uno di questi star set, per esempio, che costano per esempio 300 euro, sapete che metterete da parte 50 euro al mese per 6 mesi e tra 6 mesi vi comprerete lo star set. Oppure, se volete cominciare già ad avere qualcosa per cominciare a crearvi qualcosa perché giustamente avete la voglia di cominciare, potete farlo appunto cominciando a comprarvi, che ne so, i primi pezzi di legno, se cominciate a pensare a una struttura fatta su legno, oppure del polistirolo, del cartone. Ma giustamente ora vi chiederete, ma io non so farlo, quindi come faccio a iniziare? Come faccio a sapere se scegliere del legno, del cartone e del polistirolo? Ma perché si possono fare dei telai di cartone? Si possono fare dei telai di polistirolo, ma si possono fare anche di legno? Assolutamente sì. E io sono qua per voi, per aiutarvi in questo cammino insieme, ve lo prometto. Quindi ora non vi resta altro che scrivere nei commenti qua sotto semplicemente sì, prosegui. Se voi scriverete questa frase, sì, prosegui, vuol dire che molti di voi accetteranno questa cosa e io capirò di poter e dover sentirmi in dovere di portare avanti questa missione, che è quella di farvi vedere come cominciare. Perché sapete, io non amo, sono sincero, io non sono un amante del collezionismo, quello di dover possedere treni, cose, non me ne frega niente. Infatti, come potete vedere alle mie spalle, io non ho treni, a parte questi che mi avete regalato voi, e così sono rimasti e rimarranno tali, perché questi sono gli star set del canale, cioè sono vostri, verranno utilizzati quando serviranno all'occorrenza per farvi vedere delle cose, che ho già fatto probabilmente in passato. Ci sono già dei video su questi star set e soprattutto nonostante io abbia avuto il negozio e quello che vedete dietro di me sono anche alcuni rimasugli del negozio di magazzino, io non ho mai posseduto treni, perché io non ho questo grande interesse su questo, ma amo invece costruire i plastici. Quindi la mia passione è quella, vera e propria. Quindi se voi mi chiedete qual è il treno che ti piace di più, quale locomotiva ti piace più, sì, ho un legame forte a livello di ricordi con la 656 italiana, che mi ricorda i tempi dei miei viaggi al sud, ma ho una passione legata ai treni americani. Ultimamente mi si è aperta anche un po' la passione ai treni francesi e ovviamente amo moltissimo le ferrovie tedesche, quindi è inutile nasconderlo. Però questo non mi ha mai messo in condizione di avere questo senso di possedere treni per averli in vetrina, perché non mi è mai interessato. A me piace costruire i plastici, quindi l'intento mio è quello di portarvi in questo canale costruzioni di plastici, di orami, per poi, una volta costruiti, regalarli, venderli, non so, si vedrà il suo da farsi. E poi ovviamente un plastico dedicato a me, che terrò nella mia zona segreta, nel mio bunker segreto, come vi avevo promesso, e poi successivamente vedremo anche in un treno a scala G che viaggerà nel mio giardino. Questo è quello che voglio fare. Quindi la mia passione vera e propria è quella di costruire e di elettronica, quindi mi piace molto fare i cablaggi elettronici, creare degli automatismi sugli impianti, o meglio chiamate le retrazioni, che consentono ai treni, attraverso dei segnali o comunque attraverso una componentistica elettronica, circuiti vari, di poter interagire tra loro con fermate, frenate, suoni, precedenze, eccetera, eccetera. Tutto quello che accade realmente nelle ferrovie. Questa è la mia vera passione, è questa. Quindi sono molto legato al fai da te, quindi a tagliare, fare, creare, incollare, abitare, costruire, veder fatto tutto il mio ambiente. Ecco, questo mi riempie veramente di gioia, mi piace moltissimo fare questa cosa. Quindi quello che farò è questo:
Ok, quindi ora io sto finendo il plastico di Daniel, che è un plastico fantasy basato su quello che mi ha chiesto Daniel, e soprattutto è un plastico basato anche sulle possibilità che Daniel ha avuto di poterlo costruire in base a quello, come dicevo prima, al lato economico. Quindi quello che cercherò di fare è di farvi vedere come fare effetti realistici, come creare impianti realistici, ma anche non, perché ecco, questa è un'altra cosa importante che volevo affrontare con voi, il discorso del realismo, la preoccupazione del realismo. Molti scelgono di non farlo proprio per questo motivo. Ecco, io vi invito invece a ricordarvi che questo è prima di tutto un gioco, quindi un gioco che deve andare a soddisfare i nostri momenti creativi, seppur non mantenendo un certo realismo, perché non siamo obbligati a farlo, nel senso che se voi volete farvi un posto plastico vintage, dove sopra ci fate girare la ferrovia e poi a fianco ci fate girare la pista delle macchinine, nessuno ve lo vieta. Okay? L'importante è che voi vi divertite con quello che state facendo e riusciate in qualche modo a tirar fuori quello che è la vostra, che in quel momento la vostra mente vuole fare. Quindi allineatevi su ciò che volete fare senza preoccuparvi di per forza fare cose da esibizione, perché non serve. Okay? Il realismo nel mondo delle ferrovie in miniatura ovviamente è la base, perché se io sto facendo una ferrovia in miniatura sto cercando di realizzare una zona esistente reale e rapportarla in scala. Quindi per esempio se voglio fare la ferrovia di che ne so, Magenta, dovrò cercare di riprodurre la stazione di Magenta in scala 1,87 se scelgo di farla in H0, e deve essere più o meno uguale, se non addirittura proprio uguale. Questo ovviamente è per i più esperti, ma se voi invece volete farvi semplicemente una ferrovia per divertirvi e vedere girare il treno, potete sfruttare tutto quello che il commercio offre. Ci sono migliaia e migliaia di cataloghi in commercio, l'ho spiegato anche nello scorso video, dove vi offrono una vastità enorme di prodotti da costruire per il vostro plastico, e quindi non avete nessun tipo di problema. Ora, io mi occupo anche di realizzazioni e di progettazioni di impianti, o meglio, io mi occupo della progettazione della parte del tracciato attraverso dei software, quindi sono in grado di elaborarvi in base agli spazi che avete, alle scelte che farete, dei veri e propri layout, e questi vi consentono ovviamente di ottimizzare, perché così attraverso un progetto riuscite a sapere quello che dovete fare, quindi dall'inizio del vostro progetto fino alla fine, in modo da sapere anche quali saranno le spese, perché attraverso un progetto si riesce a, diciamo, individuare già da subito quali possono essere le spese per realizzare il vostro plastico. Okay? Questo è importantissimo, così non evitate sprechi, evitate di fare acquisti inutili, eccetera. Oltretutto mi occupo anche di realizzazioni, quindi realizzo anche plastici su richiesta, quindi se avete bisogno di qualunque preventiva mi scrivete qua sotto su modjoesil@gmail.com e io vi risponderò appena possibile, perché veramente me ne arrivano tante di mail. Cercherò di rispondervi in base alle vostre esigenze. Non mi occupo di vendita, quindi non faccio vendita, non faccio scambi, non faccio nessuna roba più, perché non mi occupo più di questo, non ho intenzione di farlo, mi occupo solo di progettazione e realizzazioni. Quindi il concetto qual è? Vi voglio invitare a meditare su questo video per quello che vi ho detto, perché avete veramente tanta disposizione di materiale commerciale, non ci sono scuse, quindi vi ho già spiegato che potete cominciare benissimo con 50 euro al mese, che credo che 50 euro sono comunque una cifra molto simbolica e che vi consente comunque di partire, ok? Se volete altri dettagli magari mi scrivete nella mail, vi do delle risposte magari su certe cose che magari in questo video non ho detto, magari mi sono dimenticato, però fondamentalmente il concetto è questo. E soprattutto il discorso della scala, come vi ho detto, ci sono tante scale, ma è inutile che in questo video vada a parlarvi della scala nel dettaglio, perché non vi servirebbe a nulla. Magari è un video un po' più culturale, tra virgolette, che vi consente di conoscere di più, ma vi dico, è inutile che vi racconto tutte le scale disponibili, tanto qui in Italia trovate l'H0 e la N e qualcosa di G, perché comunque c'è, le potete comprare online nei siti tedeschi, o comunque anche in Italia ci sono parecchi negozianti che la vendono, e di conseguenza potete comunque divertirvi con queste tre scale che sono quelle più adatte a cominciare. Okay, la Z è una cosa già da persone un po' particolari che fanno cose un po' particolari.
Le altre scale, TT, le altre scale inglesi 00 eccetera non vi interessano perché trovate poco e niente e soprattutto diventate pazzi. Se volete lavorare in poco spazio e fare tanto, usate la N. Se volete lavorare in tanto spazio, usate l'H0. Se volete farlo in giardino, usate la G. È molto semplice. 3 semplici cose e sono quelle a cui dovete fare riferimento. L'H0 ovviamente è quella che vi consiglio di più, anche se avete poco spazio. Come dicevo l'altra volta, se avete poco spazio e volete comunque usare l'H0, ok, troviamo sempre un modo per divertirci lo stesso. Magari non faremo un plastico gigante perché non possiamo farlo per lo spazio, ma riusciamo comunque anche in uno spazio come questo a creare un punto di manovra dove vediamo in qualche modo, anche attraverso dei meccanismi o delle retroazioni, movimentazioni di treni che fanno avanti e indietro e fanno comunque dei lavori in movimento. Quindi niente panico, niente paura, si può fare tutto. E se addirittura invece volete solo costruirvi dei diorami, anche piccoli così, per mettere sopra il vostro treno e guardarvelo e fare le fotografie, potete farlo e vi divertite comunque tantissimo, ve lo posso garantire. Boh, ragazzi, per adesso questo video finisce qua. Nei prossimi video vorrei andare a parlare invece di quali sono le aziende dove comprare treni, scusatemi, quali sono le aziende che offrono materiale per la costruzione di plastici e materiali di treni. Poi magari vedremo, magari parleremo anche dove acquistare treni in Italia e dove acquistarli all'estero, ma questo non so se lo farò perché poi magari andrò contro i colleghi, gli ex colleghi italiani, quindi magari non so se lo faccio, però sicuramente posso farvi un video di i marchi disponibili per la costruzione di layout e i marchi disponibili appunto di treni, andando a guardare nel dettaglio nei loro cataloghi che cosa offre e magari dandovi anche aggiornamenti mensili per quelle che sono le nuove uscite. Fatemelo sapere se vi interessa, altrimenti non lo faccio. Non c'è nessun problema. Ricordatevi di iscrivermi qua sotto nei commenti e se non siete ancora iscritti a questo canale fatelo, in questo momento è gratis, cliccate iscriviti attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video, andatevi a vedere quelli vecchi e per adesso è tutto, vi voglio bene, grazie per avermi guardato, ci vediamo alla prossima, ciao!